Cari spettatori, siete stanchi di non avere un metodo semplice ed efficace per dipingere le miniature e le armature piatte, come per esempio i Clone Trooper o gli Space Marine? Ecco, oggi è il vostro giorno fortunato. Il vecchio Ace vi proporrà questa tecnica di speed painting davvero semplice e molto efficace. Per questa tecnica, che è basata sul dry brush, avrete bisogno di alcuni pennelli particolari. E si tratta di pennelli per il trucco degli occhi. Hanno delle setole molto morbide e sono ottimi per questo tipo di lavori. Prendiamo i nostri modelli sacrificali per questo video. Si tratta di due cloni ARC di prima generazione. Sono miniature non ufficiali, facilmente trovabili. Mi sembra siano della Darkfire Design, una roba del genere. Si parte da una base nera per poi arrivare a delle tonalità di armatura più chiare. Semplicemente si attuerà per prima cosa un dry brush di grigio medio, diciamo. Io preferisco per i miei cloni un grigio tendente al blu, che è il Defang. Ma prima di procedere con il video vi chiedo di mettere like, iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. Partite con appunto del dry. Cercate di tenere sempre dall'alto verso il basso, perché così terremo le ombre, cercheremo di tenere delle ombre più naturali. Non vi preoccupate se andate su tutto il resto del modello, lo potete sempre ripassare dopo. In questo caso mi interessa relativamente, perché arrivando successivamente col bianco avrò una base bianca praticamente per usare i contrast. Ecco la fine del primo passaggio di dry brush. Il secondo passaggio, brutalmente, è un altro passaggio di dry brush, stavolta con un colore più tendente al bianco, che è il Celestra Grey. Partiamo con la secondo passaggio di dry. Potete vedere, iniziano a vedersi i dettagli, però le parti in ombra rimangono appunto più scure. Parziale ombreggiatura. E adesso terza manche di dry brush, stavolta col bianco puro. Passiamo alla terza dose di dry brush. Il colore rimanendo un po' più diluito, è una via di mezzo tra un dry e un wet blending, si chiama così, non mi viene, ma io lo dico così. Comunque il colore non è troppo secco e fa questo effetto. Si vede soprattutto qui sullo schienale, cioè nella parte dello schienale, che lascia un effetto di armatura piena, ma non quel piatto dei tratti di pennello classici. Ora, tendenzialmente potete fare, più li volete brillanti, più fate passaggi. Io invece, che brillanti non li voglio per niente, andrò a fare una lavatura di Nuln Oil leggermente diluito. Una semplice lavatura andrà
a smorzare l'effetto polveroso che dà di solito il dry e a togliere il troppo lucido dalle armature, che a me dà un fastidio boia, perché se stai andando a combattere non devi essere il faro di Babbo Natale. Già sei vestito di bianco, sei agghindato di bianco e ti vedono ad 8.000 milioni di chilometri. Se in più poi sei bello bianco, lucido, fosforescente, forse è meglio che vai a casa. Abbiamo i nostri Clone Trooper. Adesso passeremo ai dettagli in marrone, nero e rosso e quello che più serve. Mi sono permesso di fare off screen alcuni dettagli dove ho banalmente usato dei contrast, come potete vedere. Adesso vi faccio vedere come realizzerò le basette dei miei cloni, che sono da neve, e poi i modelli sono finiti. Ecco, come potete vedere, per fare le basette ci serviranno texture vallejo per la neve, texture vallejo per il fango e texture vallejo per l'acqua. È molto semplice, si mette in una parte un po' di neve, da una parte un po' di fango, in mezzo si mette l'acqua, si mischia un pochino e si avrà l'effetto di fango bagnato, un po' di neve. Provate, immaginatevi, non so, un campetto da calcio dove innevato, dove poi giochi una partita, diventa un pantano orribile. E qui il concetto è uguale, contando che ci sono anche colpi d'arma da fuoco, laser e chi più ne ha più ne metta. E questo, e poi ci aggiungiamo un po' di water texture. E poi si va sempre a mescere un po'. Per fare appunto l'effetto fango bagnato. Poi ovviamente se si vuole aggiungere qualche piantina, ben venga. Ecco ragazzi il risultato finito. Come potete vedere la basetta dà appunto quell'effetto di fango e neve sciolta. Ho aggiunto 2 pezzettini di ciuffetti di erba invernale e questo è il lavoro finito. Vi ringrazio a tutti per la visione e buona continuazione su Wargames per Passione.